Ciao, mi chiamo Simone Tintori e questa è la mia famiglia. Noi produciamo aceto balsamico da ben 4 generazioni e da buoni modenesi abbiamo grande passione per la buona cucina. Oggi ti porto a scoprire i nostri segreti. Benvenuto a casa nostra. Buongiorno a tutti, oggi approfittiamo delle bellissime fragole che abbiamo trovato per realizzare un nostro dolce tradizionale di casa che è la bavarese della zia Maria. Quindi vogliamo partire con gli ingredienti. Fragole? Le fragole innanzitutto, diciamo che adesso sono particolarmente dolci e profumate. Si realizza una crema pasticcera alla quale andrà aggiunta la panna montata e poi va fatto a strati in un stampo da semifreddo che va poi fatto raffreddare in frigo per alcune ore. Allora, le fragole le abbiamo già in parte preparate, giusto perché bisogna tagliarle e metterle. Le fragole vanno tagliate a pezzettini molto piccoli alcune ore prima, condite con un po' di zucchero e di limone, perché devono rilasciare questo sughetto che si produce facendo questa cosa. Un po' macerare, insomma. A macerare, esatto. Questo sughetto ci servirà poi per intingere i pavesini, che sono il biscotto che fodererà lo stampo di questo dolce. Ok. Allora, iniziamo con la crema pasticcera. Iniziamo con la crema pasticcera, per cui dividiamo i tuorli dagli albumi. Prendiamo solo i tuorli. Prendiamo solo il tuorlo. 4 tuorli. Nel frattempo abbiamo già messo a scaldare il latte insieme alla vaniglia e alla buccia di limone che andremo poi ad amalgamare per cuocere la crema. Ti aggiungo lo zucchero. Allora, adesso bisogna praticamente andare. Battuto bene l'uovo con lo zucchero in modo che si formi un'emulsione bella soffice e poi andremo ad aggiungere piano piano la farina. Ecco, adesso se vuoi puoi cominciare a mettermi la farina piano piano. L'abbiamo setacciata prima. Adesso andiamo a prendere il latte che abbiamo fatto scaldare insieme alla piccola stecca di vaniglia e al limone e lo andiamo a mettere dentro piano piano, prima poi di portare tutto in cottura. Il latte è ancora un po' caldo, quindi andiamo piano piano. Prendiamo un collino molto fine in modo che se è rimasto qualche piccolo grume viene via e a questo punto andiamo sul fuoco e andiamo a cuocere. Il composto per la crema sul fornello, adesso Simone lo terrà mescolato in modo che non faccia grumi fino a portarlo a bollore. Nel frattempo in 2 cucchiai d'acqua dentro una ciotolina spezziamo la gelatina che si deve sciogliere, che poi andrà inserita nella crema. La lasciamo lì ad ammorbidire. Mentre Simone cuoce la crema, noi travasiamo le fragole che sono state per alcune ore a marinare nello zucchero e il limone, in modo da poter prendere quel sughetto che c'è rimasto sotto. Questo sughetto ci servirà per intingere i pavesini. Ecco, la crema sta iniziando a rassodare. Comincia a fare le prime bollicine, quindi mi raccomando, mescolare, sennò forma di grumi. Allora direi che possiamo aggiungere la gelatina. Nel frattempo si è ammorbidita in quel poco d'acqua, la strizziamo e la andiamo a mettere nella crema. Mescola per bene. Nel frattempo in cui stiamo aspettando che si raffreddi la crema e prima di montare la panna, prepariamo i pavesini che vanno inzuppati in quel sughetto fatto dalle fragole e vanno messi nello stampo, praticamente su tutti e 4 i lati dello stampo. Per aiutarmi, per poi, quando sarà il momento di girare il dolce, ho foderato lo stampo con della carta pellicola. Vanno imbevuti molto velocemente, poi vanno messi sul fondo, prima una fila sul fondo e poi su tutti e 4 i lati. Andiamo a montare la panna montata con un pizzico di zucchero vanigliato. Questa è la consistenza che dobbiamo ottenere e poi la andiamo a coprire e la poniamo in frigo anche questa perché deve essere fredda. A questo punto abbiamo raffreddato sia la crema che la panna montata e le fragole. Andiamo a comporre il dolce. Mettiamo la panna montata all'interno della crema pasticcera. Poi quanto dovrà stare in frigo? Dovrà stare almeno 3 ore in frigo. Questo lentamente, giusto? Sì. Senza smontare. Così non si smonta senza smontare la panna. La panna. Ok.
Adesso si passa a fare il primo strato di crema, poi si mettono le fragole e poi terminiamo con un altro strato. Ok, ce lo mettiamo con la carta così lo andiamo a coprire e poi lo mettiamo nel frigorifero dove starà almeno per 3-4 ore. Allora, siamo arrivati al punto anche che possiamo finalmente vedere come è venuto fuori Il risultato. Come vi avevo detto, la carta ci aiuta nel momento in cui dobbiamo estrarre il dolce, per cui abbiamo aperto i lembi della pellicola, possiamo tirare via che bello. e a questo punto togliamo la pellicola. Aspetta, vai, senza far danni. La nostra bavarese di zia Maria. Sì, ottimo, guarda come è venuto bene. Allora, buon divertimento con questo dolce, divertitevi, prepararlo, gustatevelo bello fresco, buon divertimento e buon appetito. Ciao! Ciao ciao!